Sono Paolo di Bulli e Balene, sono sempre stato un appassionato del mondo della ristorazione. Io e Emanuele ci conosciamo da tantissimo tempo, ci siamo incrociati su questa strada per poter trovare un lavoro in comune. È venuta fuori questa magnifica idea di Bulli e Balene. Abbiamo iniziato all'inizio dell'anno scorso per poi riuscire a aprire il 23 di agosto il nostro primo negozio, fino ad arrivare qui in manifattura, che per noi è già un grandissimo punto di svolta per la nostra crescita. Emanuele, il bullo. Io vengo da un percorso invece diverso di ristorazione, ho avuto per 11 anni un ristorante in Borgo San Frediano, sotto la porta, e quindi sempre nella parte dell'Oltrarno. Ci è capitato questo sfondo bellissimo, un po' per gioco, un po' per scherzo, in Piazza della Passera. Quando siamo entrati stava un amore a prima vista, mai fare ristorazione nuova a Firenze è difficile, se non che impossibile. Parlando, visitando, viaggiando, avevamo fuori un amore in comune per quella che è Venezia, e quindi l'idea di creare in Piazza della Passera un piccolo bacaro veneziano. Quello è stato il punto di incontro. Cercare di creare qualcosa di diverso che forse mancava a Firenze. Sono Virginia, ho quasi sempre lavorato nella ristorazione e divento nel crescere responsabile di Bulli e Balene. Io sono Giacomo, vengo da esperienze sempre nel campo della ristorazione. È un progetto davvero affascinante, io adoro l'idea di accompagnare il senso estetico sul piatto. Cerchiamo di dare insieme al prodotto in sé per sé anche un gusto sia al palato che a livello estetico, con questa bellissima vetrina. Il progetto è ambizioso, prima di tutto, è sicuramente innovativo. Io venni qui già con Davide l'anno scorso quando fecero l'Open Day e già ci si innamorò del posto perché è una figata pazzesca. Per Firenze finalmente una bella novità, un entrare un po' in Europa. Nel resto del mondo ce ne sono tanti, anche perché magari l'architettura è diversa, magari fabbriche dismesse, soprattutto nel nord Europa, in Inghilterra ce ne sono tante, da noi magari non c'erano o venivano viste come semplicemente dei capannoni da buttare giù per rifare un bel condominio di 6 piani. Fortunatamente l'architettura è bellissima, gli spazi sono meravigliosi, il progetto di rivalutazione di un'area così estesa può far bene non solo al quartiere, che sicuramente gli dà una ninfa nuova, ma a tutta la città. La manifattura tabacchi è anche un modo di vedere le cose in maniera diversa. La sua bellezza sta in che cosa viene fatto all'interno, di come viene usufruito degli spazi, la tipologia delle persone che la vanno a vivere e le idee in comune che abbiamo. L'artigianato è un modo di unire l'arte alla creatività delle persone. Di base l'artigianato è arte. Uno spazio che può essere anche qui che ti ispira un po' a cooperare, allo scambio di idee, a unire più persone che utilizzano anche materiali diversi, idee diverse, teste diverse, secondo me può venire fuori appunto una cosa molto bella. Il nostro ruolo dentro la manifattura è un punto di incontro per le persone che la vivono, non solo ovviamente per gli artigiani, ma anche per le persone che vengono a vedere, per le persone che parteciperanno agli eventi, per le persone che hanno voglia di trovare un posto diverso vicino casa o fuori dal centro. Noi siamo un punto di ristoro, un punto di incontro, una pausa piacevole dove appunto noi regaliamo un sorriso, una chiacchiera, un momento di conforto, anche soltanto silenzio. Come vivono un po' il bacaro a Venezia, è l'equivalente del bar da noi, cioè la gente a Venezia magari non va a prendere il caffè al bar, si va a fare l'ombrino, lo spritz, quindi va bene a qualsiasi ora del giorno, insieme magari a qualcosa da bere, unisci il cicchetto o l'evoluzione che faremo qui, qualcosa di un pochino più grande da mangiare, però sempre molto veloce, fatto bene, carino da vedersi, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Con questa vetrina cercheremo di viziare un palato con dei cicchetti alla veneziana e altre proposte. È un menù che potrai comporti a seconda dell'ora della giornata e delle esigenze che avrai in quel momento. Quindi potrai crearti un brunch, una colazione, uno stuzzichino della metà mattinata del pomeriggio, un pranzo o perché no un aperitivo.